Mi hanno inculato? Sì. La casa del grande puffo. Google, mi dispiace, ma è toppato. Aiutatemi perché non mi segue. Ok? Anche la polizia. Interrogate dalla polizia per quanto riguarda lo sparo. Bisognava entrarci in qualche modo. È caldo, non ne puoi più. No, ragazzi. Ragazzi, fa caldo. Fa caldo veramente. Siamo a Bratislava e adesso andiamo a vedere la città. In bici? Esatto. Bici pronte? Abbiamo solo mangiato della frutta perché ci concederemo un gelato oggi, no? Perché fa veramente caldo, ti viene quasi la nausea. E quindi dalla zona moderna in cui eravamo ci stiamo avvicinando alla città antica e incomincia a vedersi un po' di case vecchiume. ed eccoci qua finalmente arrivati alla casa del grande puffo, No! detta anche la chiesa blu o azzurra, che da ieri è in restauro fino ai prossimi mesi. Probabilmente devo dargli una mano di bianco perché si sarà anche stufato di sto blu. Diciamo è una caratteristica di questa città, di questa chiesa blu, che insomma non è che si vede proprio in giro, ma anche in Grecia ci sono così colorati, troppo blu. Blu o azzurro, carta da zucchero, non so, devo chiedere a Marina. Ci sono anche le guide turistiche, ma oggi spiegano solo da fuori, perché in realtà è un po' che è chiusa. Aspetta che faccio vedere. Dove siamo? Aspetta, ops. Piano, non buttarlo giù, Aspetta. Adesso che vi è venuto il vomito, dove siamo? Siamo sul Ponte Vecchio. E qui sotto c'è il Danubio, sempre non è blu. No, è verdissimo qua, è proprio verde. Anche il ponte è verde. È stato di recente ristrutturato, infatti non sembra tanto vecchio. Infatti, noi cercavamo Ponte Vecchio, poi quando ho visto questo ho detto ma no, non è questo, invece è questo. Vabbè, l'hanno ristrutturato, ben venga. Però hanno fatto la ciclabile e la pedonale apposta per passare qua e anche osservare il tramonto al Danubio. Sì, vedete qua, hanno fatto delle panchine per vedere il nulla. Quindi adesso ragazzi andiamo a fare un giretto un pochino più nella parte storica, nell'antica, nella roba vegia. Call me the joker, call me the fool. When she calls, I always seem to lose my cool. Baby. Approfittando della nuvola siamo arrivati al Duomo di San Martino, che è particolare per il suo tetto molto spiovente. È quasi verticale. È un po' sacrificato perché gli hanno costruito una tangenziale sopraelevata lì e quindi è schiacciato all'interno della città. Vado a far bollire l'acqua santiera. Va solo perché gli ho detto che dentro è fresco. Mi sento rigenerato, era proprio fresco dentro. Lo sapete che a Bratislava ci sono 12 statue nascoste? La prima che vediamo è la Ciubilla, ed è qua. Eccolo qua. È il famosissimo uomo che sbuca dal tombino. Bisogna toccargli la testa, l'elmetto per fortuna. Mauri, vai lì, stai lì un po', Stai lì bene, tocca bene. Dai. Beh, una toccatina gliela do anch'io, Che dite? Siamo arrivati al mercato generale, che ha una particolarità, apre dalle 2 fino alle 9 di sera.
pian terreno diciamo è dedicato agli agricoltori, quindi suppongo ci sarà cibo, mentre il piano superiore cose vecchie, tra cui vinili, andiamo a vedere, ratatouille. Dai. Vediamo. Però prima La tua passione. Questi se li fa tutti, in tutte le città. Da Gardaland al Polo Nord, lui... Ma com'è calda? Siamo sicuri che è il posto giusto? Ma scusami, io voglio andare al mercato generale, non voglio vedere i video. Ecco perché è aperto il pomeriggio in questa stagione, perché non c'è più il mercato. Basito. boh. Volete vedere l'espressione della delusione? Io sono rimasta malissimo. Google mi dispiace ma è toppato. La struttura è quella sicuramente di un ex mercato generale, con attorno quelli che potevano essere tutti i negozietti, gli spazi per vendere. Ma Parliamoci chiaro, ci sono queste nuove installazioni moderne che sono 3 teli dove trasmettevano sopra qualcosa che sembrava... quello grande era lì per farti un trip, non l'hai vista la gente seduta? Sì, esatto. Cioè la gente sdraiata. Ti mettevano dei divanetti. Però dico una cosa, ci fosse almeno l'aria condizionata col caldo che fa, uno si butta dentro, si fa una pennica, un paio d'orette e poi insomma gira la città. In questo caso non serve nulla se non sprecare energia elettrica. E allora niente, noi adesso proseguiamo da un'altra parte. Esatto, gelato? Sì. Gelato. Guarda, tutta la gente che cerca il mercato cerca di capire perché, vedi che è dal 27 giugno? Ecco, prima del 27 giugno probabilmente era così, da luglio in poi, ecco. Ecco qua siamo arrivati al palazzo primaziale, un palazzo diciamo antico che si vede che è bello, ma c'è una particolarità che nessuno di voi se n'è accorto. Allora tornate indietro di 10 secondi, riguardate bene il palazzo e poi fate pausa, pensateci e scrivetelo qui sotto. Che cosa avete notato di strano? Lo vedrete in fuori onda. Io penso all'architettura neoclassica e Mauri sta cercando la gelateria. All'interno ci sono delle installazioni. No. Sì, sono arte moderna, cazzo c'è anche qua. No, di là, quella là è la galleria, quella verde. Ah, quella verde è la galleria di arte moderna. Non ha detto moderna. Quella verde è la galleria. Metteteci dentro quello che volete. Comunque non c'è nulla, non c'è niente di storico, in parte qualche arazzo che hanno scoperto che facevano delle ristrutturazioni. Te cos'è? Una coperta? No, una razza. Ah, che bella. Hanno attaccato lì. Basta. Il Mauri lo beccano sempre per fare le foto. Diventa il fotografo ufficiale gruppo Ombrellini. Ti hanno chiamato perché non avevano visto che c'ero io dietro. Sì, bellissimo che hanno detto. Io ho detto quei cinesi senza cinesi. E dopo ho detto è veramente una sfida farlo senza cinesi. Sono un po' dappertutto. Ha ragione. È una città di palazzi eleganti, negozi eleganti, anche la gente è abbastanza elegante, devo dire, ma il gelato che Mauri ha scelto è molto elegante, sembra una gioielleria. Goditelo, ma goditelo proprio bene. Vale la pena perché è buono, È il migliore di tanti posti che ho mangiato anche in Italia. Pizza e birra di ieri sera costano uguale a questi 2 gelati. 2 coppette, 14 euro. Mi hanno inculato? Sì. Ne valeva la pena? Non lo so. È buonissimo, veramente buono, però 14 euro su 14 euro. Mi sembra cara questa città, l'ho detto prima. Guarda, così. Ecco un'altra statua. Ne trovate un'altra. Abbiamo intravisto altre 2 statue. Le ho trovate io. È vero, occhio lungo. Adesso andiamo a vederle, ma poi abbiamo deciso che probabilmente non rimaniamo qua a dormire a Bratislava. Siamo in centro città, incasinato, e noi, questa operazione verso il fresco, andiamo a nord per cercare il fresco, deve esserci da qualche prima parte. o poi avverarsi, ecco. Vediamo queste ultime 2 statue che sono una vicino all'altra. Se trovassimo anche qualcos'altro sarebbe bello. Però perché le vedo concentrate qua, quindi è possibile. Andiamo. Ecco un'altra, una guardia reale. Dov'è l'altra? Sì, Veloce. questa ti piacerà. Sì. Veloce che fa caldo. Immagino che non sia questa, ma no,
No, no, mi rifiuto, che schifo. Siamo su un altro viale che non ha i marciapiedi. Siamo... Ah, guarda! Aspetta. Eccola lì un'altra statua. Questa era famosa. Questo qua è il barone di Munchausen. Dove sei? Farà pubblicità sicuramente il kebab sotto quella statua lì. Comunque adesso andiamo perché fa caldo. Scappiamo. 500.000 di abitanti più 500.000 di cinesi più 1.000.000 di gradi. 38 gradi ragazzi. No, si va, si va. Per dormire qua sul cemento faccio un po' di chilometri e vedo di trovare un parco. Le capitali europee è meglio in primavera, nel autunno, a luglio anche no. 38. Ta-da! Siamo finiti a Piestani, lo dico io così almeno non hai problemi di memoria. Stessa maglietta. Beh, questo cosa c'entra? Adesso non mettiamo i puntini sulle i. Stessa maglietta, ma non più sudata, lavata e messo fa talmente caldo che la lavi mezz'ora dopo è asciutta. Ci siamo spostati da Bratislava nella ottica di andare verso il fresco sempre, ma 38 gradi. siamo saliti di un'ottantina di chilometri verso nord, veramente fa troppo caldo. Comunque oggi è ventilato, siamo all'ombra perché se metti fuori la mano brisa, speriamo di beccare un pochino di ombra e adesso vado a buttare... Non devo farlo vedere. Avevo mangiato il ghiacciolo ieri sera. Ce la facciamo più. Diciamo che io il calippo prima di mangiarlo l'ho usato con la confezione. Come non è che raffreddamento. Vabbè, ma Piestani, cos'è Piestani? Questo posto dove siamo finiti? Ah, ma dimmelo che fai ancora un pezzo. Piestani è una cittadina Piccolina, piccolina vicino a un laghetto formato da un fiume. ed è particolare perché... È famosa per essere il maggior centro termale della Slovacchia. Ma non ci sono terme libere. No, non ne ho viste, no. Ho visto solo hotel, spa con la terme Quindi dentro. sarà anche termale, ma non abbiamo ancora trovato un pozzo dove termarci. Io avrei messo i piedi dentro qua nel porto. Che caldo, metti dentro i piedi nell'acqua termale. Ah, ma poi dopo senti fresco quando Questa esci. teoria non ho ancora. È come il tè caldo nel deserto. No, aiutatemi perché non mi segue. Vabbè, basta, io vado. Ecco il posto dove siamo Devo ubicati. cercare un cestino. Vai, arrivo io, tanto non ti perdi qua. Praticamente questa qua è una strada chiusa e lì c'è una ciclabile che fa tutto il giro di... Ciao! Fa tutto il giro di questo lago. Adesso salgo, vi faccio vedere. Ci sono 4-5 barche. Eccola qui. Lì c'è una specie di bagarino tipo ristorante, abbiamo visto ieri sera. Un po' di movimento di gente che va a camminare. Oh, guarda che bella ciclabile asfaltata. Vieni a fare il tuo lavoro. Non sei capace? No, non sono capace. Io ho già fatto 200 km, quindi possiamo essere a posto. Ed ecco qui c'è il lago, del quale noi vedevamo solo il porto. Come no? Non è un lago? Ah, ok. Ed ecco che scatta e cerca di superare, di prendere velocità, ma è dalla parte sbagliata e si spatascia contro quello lì con le rotelle. E ti facevi un male della Madonna. Ma veniva superata. Vai. C'è sempre odore di cipolla. La mattina c'è una costanza, l'odore di salsiccia E cipolla. e cipolla. Quindi ragazzi mi sa che qua le colazioni sono pesanti. Andiamo a far colazione? No, no. Ah, un Al cappuccino. massimo un caffè, dai. Vado a riempire la nostra tanica per la doccia, 10 litri ci bastano. E volevo far vedere che qua in Slovacchia tutte le aree di sosta sulla superstrada hanno queste fontanelle sia da bere che da riempire con l'attacco sotto. Vediamo se ce la fa. Ah, c'è l'attacco sotto, io non lo vedevo. Vedevo solo quelle sopra. Esatto. In the shadows I wait just to pull you under. I know it is me. I'm wild and free.
Eccoci arrivati. Wow, guarda che posto. È veramente veramente tranquillo. C'è questa pozza d'acqua, forse è una parte di fiume che è passata di qua. Lo chiamano Lago Ontario. Ora è andato a fare un po' di conversazione con il traduttore, un po' a gesti, un po' a traduttore. Chiedono di brutto, vogliono sempre sapere quanti anni ha. La prima domanda che ci fanno: da dove venite e quanti anni ha il vostro mezzo? Momento aperitivo, soprassediamo su cosa stiamo mangiando. C'è una ragazza che fa scuola guida con un trattore e quindi sta girando nel parcheggio qua. Ci credete? Hanno sentito la musica tutto il giorno, sono rimasti senza starter. Funziona? Ok? Welcome! Hai visto il karma? Ci hanno aiutato noi quando eravamo in Spagna, cosa la batteria, Francia, in casino, e adesso abbiamo restituito il favore. È il karma. Io nella vita ne ho viste tante di cose, però vedere arrivare una roulotte, parcheggiare la roulotte alle 7 del mattino e dopodiché accendere il tagliaerba portatile per tagliarsi l'erba davanti, è la prima volta che la vedo una cosa del genere. Ha deciso di farsi il posto pulito davanti alla roulotte. E in poco tempo hanno montato un accampamento, raga. Adesso li ho visti portare un tronco, non un ramo, un tronco. Quindi tra poco penso che tireranno fuori la motosega portatile e inizieranno a tagliare. Ecco. Vedi se non avevo ragione. E mentre prolifera la gente, anche noi ci siamo attrezzati proprio da camping. Poi tra l'altro, cioè questo è proprio un posto per prendere il sole, tutti quei lettini, ma aspetta che mi metto all'ombra. Nel frattempo è arrivata anche la polizia. Ragazzi, è arrivato anche un altro furgone che sta sempre con la polizia. Abbiamo capito che è successo qualcosa. Avevo appena finito di fare la doccia, come si vede, e praticamente la polizia ci ha chiesto se ieri sera abbiamo sentito qualcosa. Noi abbiamo detto, boh, dipende, fa un colpo. E faccio sì, ho detto, tipo un colpo di fucile, pistola, non lo so, comunque di caccia. Mi fa sì. E in effetti ieri sera abbiamo sentito un colpo forte, qua vicino. Pensavo fosse realmente un cacciatore. E ho detto, ah sì, un cacciatore. E lui fa, sì, più o meno. E adesso siamo andati a chiedere all'altro camper che era qua se sapevano se hanno visto qualcosa, e poi ci hanno chiesto se avevano visto una macchina o qualcosa, e sinceramente noi eravamo chiusi dentro, quindi non abbiamo visto nulla. Ed è arrivata ancora un'altra macchina e ho paura che se vai di là ti trovi un cadavere. Non so, vediamo se portano via qualche cosa. Crimine sul lago Ontario. Adesso dobbiamo scoprire cos'è successo. Bisognerebbe andare a interrogare gli spagnoli, che sono stati anche loro interrogati dalla polizia. È vero. In fase esplorativa, parlando con gli spagnoli, così scopriamo che sono stati interrogati anche loro per questo sparo sospetto. Dopo altri diti, altri, sempre. Io ancora per Beretta ho lavorato. Beretta? Beretta. Ah, facevi i salami. Quello dei salami. Che schifo. No, io no. Sala Io non bevo. Sala uno. Cos'è? Vodka? Cos'è? Questo c'è a Paradosso. Sì, però forte. Ragazzi, io ho lavorato per Enel, Civitavecchia. E boh, Mauri è il nuovo amico, quello che stamattina tagliava il prato. Adesso stanno parlando di, non ho capito cosa, perché sinceramente il signore qua è slovacco ma ha lavorato in Italia e ripete parole italiane che bisogna insomma metterle un po' insieme con fantasia. Sono te sopra. Te, numero uno, perché te. E di qua succedono altre cose. Così di sport hanno tirato fuori un fucile. Adesso tornerà la polizia a chiederci chi è che spara. Amore mio, come stai te? Buongiorno ragazzi, allora adesso facciamo un piccolo aggiornamento perché se immagini che sono venuto adesso, secondo me
non hanno spiegato nulla. Ecco, praticamente siamo rimasti ieri sera, siamo andati a parlare con gli spagnoli che sono stati anche loro interrogati dalla polizia per quanto riguarda lo sparo. Loro avevano qualche informazione più di noi perché erano in giro coi cani, quindi avevano visto una macchina. E stamattina non ci sono più. No, non è vero. Li hanno portati via, No. non si sa chi. Vabbè, in totale Sono ancora lì. non sapevano comunque niente più di noi, quindi la storia si è risolta poi così, ecco. Hanno cercato di vedere perché hanno fatto delle immagini, se riuscivano a trovare la targa, ma alla fine non è saltato fuori nulla. Mentre poi le immagini successive, dove avete visto dei ragazzini sparare con un fucile e io chiacchierare, insomma è stato così, un po' di immersione nella cultura locale, dove appunto abbiamo sparato anch'io, Abbiamo fatto amicizia con questa famiglia slovacca. ma soprattutto abbiamo assaggiato il loro goulash originale fatto sul pentolone in 6 ore al fuoco, era lì. Ho detto, oh, non c'è stato verso di dirgli no, c'è la mia roba, mangio io. No, io proprio non volevo assoluto assaggiare. Madonna che buono, ragazzi. Veramente, sì, alla Porca fine ci miseria. hanno offerto questa zuppa, ci hanno offerto dei cetriolini, il Vodka, pane, la vodka. vodka. Siamo stati obbligati. Sì. Abbiamo bevuto degli shot di vodka dentro a dei bicchierini fatti a forma di bossolo, tanto per dirvi la Comunque, scena. questo signore che è un ex militare che ha fatto ovviamente qualche guerretta purtroppo, è comunque un paracadutista. Ah. Infatti aveva il simbolo del paracadute, proprio la targhetta, poi mi ha fatto vedere appunto un po' di foto sue da militare, orgoglioso. Parla anche abbastanza bene l'italiano perché lui ha lavorato in Italia. A Domodossola, questo l'ho capito perché continuava a dirlo. Esatto. Domodossola. Domodossola, poi ho visto la targa a Bergamo, fa Bergamo, beh, io ho un amico, ha chiamato l'amico a Bergamo, mi ha detto no ragazzi, avete incontrato una persona fantastica, e quello è come fosse mio figlio, insomma persone carine. All'apparenza sinceramente quando sono arrivati erano abbastanza rumorosi e come al solito ci dobbiamo ricredere. Sì, beh, insomma, oddio, rumorosi erano rumorosi. Sì, no, però ricredere al Però fatto che sì. ti fai un'impressione e poi se scavi un po' di più scopri delle belle Devi persone. essere ben disposto, tu, te Sì. stesso, devi essere ben disposto verso la conoscenza Sì. di altre cose diverse da quelle che tu conosci. E quindi alla fine sono state persone interessanti, ecco, Sì. diciamo così. Meglio andare via adesso stamattina perché sennò vado via con la cirrosi epatica e me la vorrei evitare perché via shot e non sì, la smettere. grappa, la vodka, i liquorini con le erbe locali, quelle bottiglie senza etichetta, che sapete benissimo sono Pericolosissime. pericolose. Poi ci ha regalato i cetrioli che Sì. fa lei, sua moglie. Beh, insomma, dai, una famiglia particolare, diciamo È così. stato un bel pomeriggio intenso, ecco, quindi adesso ci spostiamo. Sì, andiamo in un altro posto sempre a prendere fresco perché Sono i tafani, aiuto. ci sono i tafani qui che Fate- stanno E si posassero! pieno di tafani e veramente continuano a entrare e ne avremmo uccisi non so una cinquantina ed è uscito e quindi adesso noi accendiamo e ce ne andiamo sperando di non incontrare tafani. Vediamo un po' qual è il prossimo posto che vi faremo vedere. Ciao, a dopo! Sì. Abbiamo trovato il paese con le case tipiche antiche di montagna. Sono molto simili a quelle della Romania del Maramuresh, vero? Sì, sono molto simili, tette in legno, tutte fatte in legno da noti artigiani della zona di origine tedesca. Impossibile fermarsi in questi micro paesi dove la via principale è già piena di via vai, camion. Proseguiamo. Dopo le casette tristi in legno che avevamo già visto, che abbiamo annoiato, andiamo a mangiare un piatto tipico che Marina ha detto che mi deve far provare. Questo è il posto che ho scelto per provare il piatto tipico slovacco. Questo è il parcheggio che abbiamo fatto, talmente storto da far fatica ad uscire. Però comodo, dai. Anche qua ci ricordano le cose di montagna perché siamo a 600 metri, siamo in una baita.
Mi ha portato a mangiare un piatto tipico loro che si chiama, è impronunciabile. Vediamo se Marina se lo ricorda perché per me è impronunciabile. No, c'è troppe H e troppe Z. Vabbè, ve lo scrivo qui sotto, ok? Sto già sudando, sto al pensiero di mangiare quella cosa lì. Ma spiega che cos'è? Sono dei gnocchi con formaggio con sopra il bacon, cioè, o meglio, guanciale dovrebbe essere. Quindi è una cosa... Adesso ve lo vedrete e vi dirò com'è. I gnocchi si chiamano brinzole haluski, però Mauri ha preso la bistecca. No, ma Marina mi ha fatto prendere la bistecca che mangerà anche lei. Poi ci hanno portato una zuppetta di acqua e cetrioli che non ho capito se è per lavarci le mani o se è da mangiare. Io l'ho mangiata. Ah, Buono. e la limonata, l'hai vista? È vino. Sembra vino, no, è limonata. Ecco qua i famosissimi gnocchetti. 2 gnocchetti. Secondo me, a parte che stasera mangerò solo della frutta, ma secondo me suderò l'anima questa roba. Adesso le assaggio, in diretta. Ma no, sono buonissimi. Gli gnocchetti con un formaggio tipo... Il pecorino sardo sciolto. è abbastanza salato così, e sopra, diciamo, questo bacon è come fossero i ciccioli. Ah sì? Croccanti. E quindi dovevamo prendere solo questo. Sì, secondo me La sì. bistecca di secondo però ce l'hanno portata di antipasto, quindi vabbè, è un casino ragazzi. Buon appetito. Confessa che lo portiamo a casa. Sì, fallo vedere, non siamo più noi. Un piatto torna con schiscetta. È che noi abbiamo, come diceva mia nonna, gli occhi più grossi del buco del culo. Nel senso che ordiniamo sempre di quello che possiamo mangiare, perché siamo fatti così. Portandoci la bistecca prima ci ha fregato, nel senso che abbiamo mangiato quella con la purè che riempie, e quando sono arrivati questi buoni, uno l'abbiamo mangiato, diviso in 2, un po' più io forse, e però basta. E poi siamo arrivati al limite, quindi è quello. Vabbè, ma ce lo portiamo dentro, ce lo mangiamo stasera o domani, Panno io lo lascio qua, state tranquilli, è troppo buono. Abbiamo trovato un posto all'ombra. Con un filo di venticello. No dai, si sta bene qua in Ma montagna. domani fa 2 gradi in più. E arriviamo a 31. No, 35, c'è scritto così. Vabbè, ma sai in che paese siamo? Liechtenstein, No, Svrufring, no. Svarfarigic. Più o meno. Tanto, Si tutti chiama uguali. Trvzdn. Il codice fiscale usano qua. Non c'hanno vocali. Comunque adesso facciamo un ponticello, c'è la Lidls e ho visto una chiesa che volevo farti vedere che è fatta tutta in legno come quelle che abbiamo visto In Maramuresh. Vabbè, andiamo, dai, sì, dai, sì. Cado. Madonna santa. Ecco perché bisognava andarci a piedi. Ed ecco qua la chiesa che ho scoperto io per caso. È la chiesa di Tutti i Santi, è una chiesa cristiana, classica, fatta però in legno, totalmente in legno, un po' come le chiese che abbiamo visto nel Maramuresh, il viaggio scorso. E non è che sappiamo molto di più, però è patrimonio dell'UNESCO, quindi adesso andiamo dentro e cerchiamo di scoprire qualcosa. Una cosa che scopro subito prima di entrare è che c'è scritto praticamente che la chiesa di legno di Tutti i Santi è in stile gotico. Wow, bella. Cimitero annesso. Bellissimo, c'è un altare tutto scolpito nel legno e degli affreschi anche alle pareti. Ah, questa deve essere la ristrutturazione dal 1970 al 93. Solo che è tutto scritto in slovacco, non c'è niente di inglese, quindi non si può capire nulla. E poi c'è questo soppalco, si va su tramite le scale. Ecco il soppalco. Signore e signori, i puntini sulle li devo mettere. Perché? Allora, innanzitutto su Google non c'è scritto che dovevi pagare, mentre per visitare devi pagare 2 euro. Non è i 2 euro, è che per vedere una chiesa che in Maramuresh sono aperte tutto il giorno e le puoi vedere gratuitamente, pagare 2 euro per vedere una chiesa solo perché è diventata patrimonio dell'UNESCO. E laddove c'è patrimonio dell'UNESCO, ragazzi, ci sono dei soldi dietro. Perché patrimonio dell'UNESCO vuol dire che arriva l'UNESCO e ti mette qualche soldo per ristrutturarla e poi si prende tutte le percentuali sui biglietti venduti. Infatti tu non l'hai visto, ma dentro c'era un cartello di ristrutturazione che è stata fatta nel 93. È finita, quindi voglio dire, sono 30 sì, anni ragazzi, che è è finita. solo ed esclusivamente soldi e sinceramente quello che poi vedi mi fa girare l'anima.
Se volete venire, di 2 euro, per carità, avranno speso qualcosa per ristrutturarla, ma penso che ne abbiano incassato almeno 100 volte tanto. Quindi signori, questo è un piccolo sfogo, quindi UNESCO, oltre a prenderti i soldi, dammi anche un ticket, che magari le tasse ce le dovresti pagare anche tu. Scusate lo sfogo. A sto giro c'ha ragione, anche se la chiesa lui non l'ha vista perché nel portafoglio avevamo solo 2 euro e sono entrata da sola. Pare che non si può neanche pagare con un banco, pare che poi non me ne frega niente dell'aspetto chiesa, ma dalla parte strutturale sì, quindi l'ho vista da fuori, non è quello, però... Portatevi i contanti. Filo d'olio abbondante, generoso, buongiorno. Oggi minestrone. 9:35, 14 gradi. Questo è il panorama che ci troviamo questa mattina, appena svegli. Ha piovuto, fa freddo. Ci deve essere un problema, secondo me abbiamo dormito un po' troppo. Siamo andati in letargo. Noi ci siamo addormentati che era luglio e oggi ci svegliamo che è novembre. No, dai, l'abbiamo cercato il freddo. Sì, va bene, siamo venuti sulle montagne qui ai confini con la Polonia apposta per prendere un po' di fresco. E a Marina cosa viene voglia? Di minestrone. Vabbè, cosa volete che faccia? Ma con una temperatura così cosa puoi mangiare? Insalata? No, polenta e cervo. In effetti i piatti di questa zona, cioè i gnocchetti dell'altro giorno dovevano dirci qualcosa. Sì. Comunque, adesso noi cuciniamo, ci godiamo questo freschino, perché so che in Italia insomma si sta schiattando, in Europa in generale. Inizio 9:30. Cuciniamo questa mattina così poi abbiamo il minestrone pronto per oggi, perché non sappiamo bene quando ci spostiamo, perché tanto il confine della Polonia è qua vicino. Sì. Pratiche doganali non ce ne sono da fare, non c'è neanche da comprare la vignetta sto giro. Vediamo se spostarci magari oggi pomeriggio, domani. In base al tempo. Decideremo. Ricominciando a piovere. Ok, a dopo. Ciao. Sentite sotto brutto che sta scaldandosi, niente di più. Visto che ci sono 15 gradi, mi ho deciso di andare un po' più avanti, quindi passare già in Polonia. Non ci dovrebbero essere problemi, forse non ce ne accorgiamo neanche, però di andare a vedere se c'è uno spot che abbiamo individuato appena dopo il confine, per vedere se troviamo qualche grado in meno, perché in teoria dovremmo salire ancora un po' di quota, quindi vediamo. In Polonia, Repubblica Polacca, PL Polonia, luci accese H24 e quindi anche adesso possiamo dire Polonia presa! Cos'è che c'era di strano nel palazzo, come si chiama? Primaziale, che sopra la punta c'è un sombrero. Ricordate le 12 statue sparse per la città? Ecco, questa è la seconda che abbiamo trovato. Più che statue sono installazioni, ma vabbè. L'installazione è una roba fissa, direi. Ed ecco qua il rumore classico della cosa che non ci deve essere nel sottofondo, quindi smettere di